Ok, allora, Scialla, pronto? Pronto, quindi sta Pronto. registrando. Sì, lì se in teoria non esplode niente, sta registrando tutto. Perfetto. Ciao a tutti, siamo a un nuovo capitolo di Capo Chat, siamo Spettatore Nomada e oggi abbiamo il piacere di parlare con un personaggio molto interessante, fa parte del mondo del cinema, ma non vorrei dirvi troppo, anzi vi lascio la parola a lui così magari si presenta meglio di come potrei fare io. Grazie Marica per l'invito nel tuo podcast. Il mio nome è Gleb Papov, sono nato a Minsk, in Bielorussia nel 1991, ma in seguito mi sono trasferito a Lecco dove sono cresciuto qui nel nord, in Lombardia. E dopo le superiori, dopo tutte le scuole che ho fatto là, nel 2011 ho proseguito i miei studi trasferendomi a Roma, dove mi sono laureato al DAMS, discipline dell'arte della musica e dello spettacolo, all'Università degli Studi di Roma 3, e in seguito sono entrato al Centro Sperimentale, Scuola Nazionale di Cinema, dove mi sono diplomato in regia cinematografica. Di lavoro faccio il regista e sceneggiatore. Hai avuto un percorso molto definito, nel senso che quando hai iniziato comunque a fare, che ti sei trasferito quindi a Roma, sapevi già quello che volevi fare nella vita? Sì. L'approccio con il cinema era nato alla fine degli anni 90, ancora quando vivevo in Bielorussia. A uno di questi miei amici di infanzia mi avevano regalato una telecamerina mini DV che andava a nastri e avevamo dei fucili da softair, quindi... Avevate dei fucili? Da softair, finti, Ah, quindi ok. sparavano pallini Ok. di gomma, quindi non andavamo a caccia di cinghiali, avevamo 9-10 anni e ci divertivamo insieme di ricreare le scene action tratte dai film d'azione degli anni 90. Robe molto stupide, molto improvvisate, però è stato inconsciamente un primo approccio alla finzione, alla rappresentazione cinematografica, alle immagini in movimento, e quindi eravamo in tre con una videocamerina con questi finti fucili finti, ci divertivamo ad andare nel cortile a fare sparatori. E da adolescente poi mi è nato questo pallino del cinema, ho iniziato a vedere film e ho detto voglio fare questo nella vita. Secondo te, pensi che questo aspetto quindi della tua infanzia ha influito quindi su come fai anche adesso i film? Perché ho visto alcuni tuoi film e sono tutti su questa idea del fiction, o la maggior parte? Beh, sì, io sono un regista di cinema di finzione. Il mio primo lungometraggio, esordito con il lungometraggio che si intitola Il Legionario, che è stato presentato a Locarno nel 2021, dove ha vinto il premio per il miglior regista esordiente, poi ha fatto diversi festival, è uscito nelle sale a febbraio del 22 in Italia e adesso è disponibile su Rai Play. Quindi Molto bene, gratis. buona presentazione, ce l'abbiamo. Quindi gratis, quindi lo potete vedere gratis lì, Il Legionario. È un film di finzione, ma il Centro Sperimentale è una scuola dove impari il mestiere. Io non vengo da una famiglia di cinematografari e non sono nato a Roma. E quindi Quindi infatti la mia domanda è questa, cioè nel senso, e cosa c'entra questo con te? No, non è che chi fa cinema in Italia deve essere figlio d'arte, deve avere il cugino, deve essere nato a Roma, o deve per forza appartenere a sta cacchio di romanità. No, ma perché appunto, cioè comunque il cinema di finzione è raccontare quindi una storia che appunto, come dice la parola, è finta. Cioè, il buon cinema di finzione è quando ti racconta una storia, che era magari ispirata da una storia vera oppure puramente inventata, ma che però ti fa riflettere e ti fa imparare qualcosa che prima non sapevi. Questo è un buon cinema di finzione. Perché prima quando mi hai risposto era molto collegata all'idea perché nella scuola ho imparato questo, però è legato a un tuo interesse verso questo genere, non Beh, tanto. sì, io quando sono entrato al centro sperimentale volevo fare cinema di genere. Ok. Cinema di genere tendente a Magari se puoi spiegare un po' che al cos'è. poliziesco, crime, action, queste Ok. cose qui. Però un cinema di finzione di genere che racconta la realtà, la contemporaneità e lo fa in un modo che arrivi a un pubblico più vasto possibile, ecco. Hai esordito con il tuo primo cortometraggio, poi successivamente il lungometraggio. Cioè è stata una cosa comunque fluida, come ti sei mosso? Quali sono stati i tuoi primi passi? Il film è tratto come hai detto tu, dal cortometraggio di diploma. Quindi grazie al centro io insieme ai miei due cosceneggiatori abbiamo scritto il corto e poi ho fatto la regia. E una produzione romana lo ha visto e ci siamo messi d'accordo di fare il film.
Mentre nello sviluppo, diciamo, dell'idea, c'è stato un processo particolare o hai un processo particolare in genere quando devi scrivere la sceneggiatura di un nuovo film? Ma guarda, lì partivamo un po', parlo al plurale perché l'abbiamo scritto a 6 mani in 3, quindi Sì, che anche lì, bella domanda, come fai a scrivere una cosa più di una persona? Cioè, nel senso, mi immagino che già solo produrne una più teste ci sono, poi vabbè, non è che siamo in 10, cioè il 3 è il numero perfetto, più basta. più teste ci sono a lavorare, a macinare roba, insomma, a fare brainstorming, meglio è per il progetto perché così ci si confronta, ci si litiga e poi si partorisce quell'idea che magari è quella più giusta, più necessaria. Quello che volevo dire è che noi eravamo, per scrivere la sceneggiatura del lungo, eravamo avvantaggiati perché avevamo già il cortometraggio su cui basarci. Non avrei potuto chiedere di meglio, che la storia mi interessava moltissimo, sentivo molto viva, molto, insomma, era nelle mie corde, era un film totalmente nelle mie corde, quindi non avrei potuto chiedere di meglio. Quindi a partire dal cortometraggio siamo entrati nella fase creativa del lungo e abbiamo scritto il lungo che poi è stato prodotto. Però ad esempio, per fare il corto, cioè mi immagino che tu hai seguito dei corsi all'università, eccetera, però Per fare il corto l'ho fatto nell'ambito del centro sperimentale. Sì, però comunque l'idea è stata tua, cioè come hai avuto questo... No, l'idea è stata nostra, l'idea è stata mia e dei due co-sceneggiatori. L'idea è nata a noi. Da dove è venuta questa idea? L'idea è nata da un'immagine che mi era venuta, ovvero di un poliziotto del reparto mobile, di un celerino, però di pelle nera, di seconda generazione, nato e cresciuto in Italia. Da questa immagine siamo partiti a scrivere la storia e quindi sì, diciamo il nocciolo della sceneggiatura è nato da un'immagine. Un'immagine che hai visto? No, magari... no, mi è venuta in mente così, da sé. Così? Sì. Ah, ok, ci sta, cioè nel senso per curiosità. Perché ad esempio un'altra cosa che ti volevo chiedere, hai fatto comunque dei film che hanno avuto abbastanza successo, comunque riscontro da parte di chi li ha visti. Quando tu guardi un film invece, se sei, mi immagino, un grande amante del cinema, intanto sarebbe interessante sapere qual è il tuo film preferito. Te ne cito 3, va, Sicario, Troppa d'Elite, no beh, facciamoci bastare questi 2. E quando ad esempio... Però quest'anno, per esempio, ho visto Emilia Perez, non so se l'hai visto, vabbè, che è uscito adesso, film molto bello. Cioè, li vedi come punto di riferimento da cui prendere spunto o semplicemente ti ispiri in un certo senso anche ad altri? O Ma certo, ma vabbè, ma l'arte è contaminata di processi, di idee, di ragionamenti, di scambi artistici, quindi è chiaro che io tendenzialmente sono più attratto da un cinema di genere, mi trovo più nelle mie corde, quindi certe cose che vedo cerco magari di farmi ispirare, di capire come sono stati utilizzati, come sono stati raccontati certi meccanismi narrativi. Quindi è chiaro, ogni autore ha un suo punto di riferimento. Per essere originali bisogna anche metterci qualcosa di personale sul piatto. Fai spesso riferimento quindi a questo genere e appunto prima mi hai spiegato cosa significa quindi fare un film di genere, no? Che alla fine c'è questa idea del racconto della storia, eccetera. Ma per te che significato ha? Cioè nel senso, perché io devo raccontare quindi una storia? Cioè ci sono tantissime tipologie di film, documentario, piuttosto che... Beh, c'è una sovrapproduzione di film, molti magari sono film noiosi e inutili, molti sono utili che ti raccontano qualcosa, però il cinema è una roba totalmente soggettiva, nel bene o nel male, non è una gara di atletica. Non è che nell'atletica vince il migliore, può essere bello o brutto, però se corri, sei il migliore, corri più veloce degli altri, sei il vincitore. È una competizione teoricamente sana, ecco. E nel cinema non è così, il cinema è un'arte, quindi ci sono dei processi soggettivi nella valutazione di un'opera. Mm-hmm. Magari a me un film non mi piace e a te invece piace molto. Non è che c'è una verità, poi ci sono dei dati oggettivi, ci sono dei brutti film, ci sono dei bei film. E in una società meritocratica i bei film devono andare avanti, i brutti devono andare indietro. Quindi... un po' nel senso meritocratico sì, però che non c'è molto spazio comunque alla fine
come dici tu, c'è una questione soggettiva, allora che cosa determina il bello e il brutto? Obiettivamente ci sono, a prescindere dal cinema, ci sono dei quadri che non ti raccontano nulla e Certo. sono brutti, e quando li vedi magari la pazzia dell'autore era quella di raccontarti il nulla, perché lui ci vede qualcosa e si prende gioco di te. Quello per me è prendersi gioco, in questo caso, della persona che guarda il quadro, ma poi fare il parallelo con il cinema e in quel caso dello spettatore. Quindi obiettivamente ci sono delle cose che dici, che quando li guardi dici ma che cacchio è. Poi ci sono dei film che raccontano qualcosa, ma è un aspetto totalmente soggettivo. Magari a te ti raccontano di meno rispetto a quello che potrebbero raccontare a me. Insomma, sono dei beat, no? Che io percepisco qualcosa in più rispetto a qualcun altro che percepisce un'altra roba. Ci sono dei film che magari sono riconosciuti di essere belli, poi... Non lo so. No, poi magari a me mi possono piacere, ma a te Certo. ti possono piacere di meno, però uno può obiettivamente dire ok, non è male, ma... Devi ad esempio, adesso me ne stavi parlando prima della nostra intervista, proprio dedicarti quindi a questo nuovo progetto. Quali sono tecnicamente proprio i primi passi che fai? No, beh sì, adesso sto cercando di fare il mio secondo film. No, qualsiasi film parte da un'idea che poi viene trasformata in un concept scritto, il concept viene trasformato in un soggetto, il soggetto viene trasformato in una sceneggiatura. Poi in seguito la sceneggiatura viene trasformata in un film, è un step by step. E quando dici no, parte tutto da un'idea, e quest'idea da dove viene? Quest'idea quest'idea si chiama lavorare, si chiama alzarsi alla mattina e sforzarsi di dare sul piatto un'idea che funzioni. Questo è il processo mentale, creativo. Io e i miei due coautori cerchiamo un'idea che soddisfi, che ci piaccia e che sia ad un costo abbastanza contenuto. Questa è la cosa più importante, perché uno può avere l'idea più figa del mondo, ma se costa un botto poi rimane nel cassetto. Beh, mi ero sempre detto che comunque le idee più semplici sono quelle più efficaci, quindi Assolutamente sì, sono totalmente d'accordo, le idee più semplici sono quelle più efficaci, anche perché i film più belli che ci hanno un'idea molto semplice, poi magari sviluppata in un modo molto originale, particolare e apprezzabile. Cioè, sai cosa? I film, secondo me, non devono dare delle risposte, ma devono porre delle domande. Non devono, cioè, a me piacciono i film che non siano rassicuranti in un modo, come dire, gratuito, perché nella vita reale non sempre funziona così. Nella vita vera i problemi sono tantissimi e non c'è la bacchetta magica che li risolve così come un film. Quindi un bel film, secondo me, deve appunto farci spremere le menti. Però appunto tu non fai solamente, diciamo, il regista a tempo pieno, ovviamente è il tuo lavoro principale. Il mio lavoro principale, sì, quest'anno nel 2024 ho realizzato 2 cortometraggi, uno di finzione si intitola Fellini, presentato in concorso ad Alice nella città, il secondo Lettera di un sicario, è un cortometraggio d'archivio prodotto dalla AMOD, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, che è stato presentato al Filmmaker Film Festival di Milano. Però se la domanda è come campo, faccio l'insegnante di cinema E pensi che questo, cioè nel senso, il fare l'insegnante influisca? È un bel lavoro fare l'insegnante. Sì? Non lo farei a tempo, non lo farei full time, 12 mesi l'anno. Però vedere, anche capire chi magari ha 10 anni meno di te, cosa guarda, come pensa, eccetera, è anche un buon modo per vivere la realtà in cui noi viviamo. Quale sarebbe un consiglio da dare a chi invece sta iniziando adesso? Cioè, un consiglio che daresti ai tuoi studenti, dato che appunto fai anche questo, o magari a un tuo collega? Di imporsi e di non mollare, perché se non lo facciamo noi lo faranno i raccomandati. Cioè, per una questione quindi quasi non di rivincita, ma di proprio dare dignità a quello che ti piace. Cioè nel senso... Dare dignità a quello che ti piace, perché ci sono diversi registi scarsi che fanno sto lavoro ma continuano a lavorare un botto, e quindi l'altra faccia della medaglia è essere anche competitivi, perché è un lavoro abbastanza competitivo, però in una maniera sana. Fare cinema, per me, secondo me, in qualche modo fare
intrattenimento sensato, intrattenimento intelligente col cervello, ma farlo per il pubblico. Ti ringrazio un'ultima volta e grazie per aver partecipato. Ovviamente la tua intervista sarà disponibile su YouTube e nulla, ci ha fatto molto piacere conoscerti e spero anche a tutti quelli che ti guarderanno. Grazie a te Marica, grazie a tutti, buona visione.